Ciao a tutti, bentornati sul mio canale di fisarmonica. Oggi andiamo a parlare delle note ribattute, argomento importantissimo per quanto riguarda la diteggiatura di uno spartito. Andiamo a parlare di queste note che innanzitutto spieghiamo cosa sono le note ribattute. Le note ribattute sono una serie di note tutte uguali, come ad esempio sempre lo stesso Do che si ripete. Invece che avere un pentagramma magari con note sempre tutte diverse, come vediamo di solito, ogni tanto ci capita quella battuta, quelle due battute, dove abbiamo sempre la stessa nota che si ripete. Quindi invece che tenere giù il tasto con il dito, dobbiamo sempre rialzare il dito e riabbassare il tasto. Rialzare e riabbassare. In quel caso abbiamo le note ribattute proprio perché va ribattuta sempre la stessa nota. Cosa andiamo a spiegare con il video di oggi? Le note ribattute è molto importante che vengano fatte con dita differenti, quindi questo è il succo del video. Poi vedremo anche alcuni esempi con delle canzoni, degli esempi lampanti del perché bisogna cambiare dito sulle note ribattute. Ci sono dei casi in cui dove si può anche non cambiare dito, ad esempio se vediamo che ci sono proprio solo due note uguali e basta riabbassare lo stesso dito fino a due note, si può anche arrivare a usare un dito diverso. Poi dipende anche molto dalla velocità delle note. Se abbiamo tre note consecutive tutte uguali ma che durano 4 quarti, sono così lente, ma così lente, che facilmente si possono anche rifare con lo stesso dito. Ma non è il caso della maggior parte dei casi, quindi del video di oggi, di quello che volevo spiegare oggi, perché ci sono svariate volte in cui invece la stessa nota viene ripetuta molte volte, quindi viene ripetuta anche 10-20 volte e trattasi anche di un taglio di nota molto breve, quindi è difficile farla così tante volte, soprattutto ad alte velocità, farla così tante volte con lo stesso dito. Quindi ad esempio se noi abbiamo sempre lo stesso Do fatto magari 20 volte, ok, con una velocità di polso si può riuscire a fare anche con lo stesso dito, però andiamo ad affaticare in modo esagerato sia il polso, che farà fatica a rimanere, diciamo, tenderà ad essere rigido, ma si può allenare anche quello, e sia a livello di dito, perché avendo 5 dita è abbastanza inutile andare ad usare e ad affaticare lo stesso dito per fare 20 note uguali. Andiamo allora intanto a capire quali sono degli esempi di canzoni dove abbiamo la nota ribattuta, così poi andiamo da vicino a vedere e a spiegare come fare per cambiare dito. Ecco, allora siamo qui da vicino e possiamo vedere che appunto gli esempi di canzoni che ho fatto sentire, partiamo dalla Reginella Campagnola, famosissima, quindi questa. Ecco, questa qui vede 5 note uguali. Ora le faccio con lo stesso dito. Ecco, si possono fare anche con lo stesso dito, ma come abbiamo detto andiamo ad affaticare troppo l'arto. Quindi come si fa? Andiamo a fare invece 1-2-1-2, quindi a cambiare dito. Vedete che faccio questo movimento di polso? E praticamente scendono sempre dita diverse e quindi è molto più fluido. Vado a fare 1-2-1-2-1.
Ecco, poi ovviamente si comincia piano, quindi così. Sentite che bisogna partire così pian pianino, non si può pretendere di farlo subito ai 1000 all'ora, però poi a furia di farlo viene molto più naturale. L'1-2-1 praticamente si usa in tantissimi casi dove c'è la nota ribattuta. Andiamo a vedere il secondo esempio, quindi abbiamo la canzone Il Campanello, è un bellissimo valzer, quello che ho fatto sentire prima è in Re maggiore, quindi si parte appunto dalla della seconda ottava. Qui andiamo a fare un ribattuto diverso, quindi lo vediamo più da vicino perché abbiamo in questo caso 7 note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono esattamente 7 e abbiamo in questo caso invece che con lo stesso dito abbiamo 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Quindi 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Poi tutto sempre uguale, sempre la stessa diteggiatura. Adesso devo un po' alzare la fisarmonica. Anche su questo Re, vedete che faccio 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. E poi ovviamente bisogna farlo anche sul Fa diesis. E quindi alla fine il risultato è questo. Molto fluido. Ecco, anche qui abbiamo un risultato davvero molto bello, proprio perché cambiando dito abbiamo una fluidità impeccabile. Andiamo a vedere adesso l'ultimo esempio di canzone che ovviamente non poteva mancare, è il trio di Tutto Pepe, canzone famosissima non solo per avere molti arpeggi nel primo pezzo, ma anche per contenere addirittura le note ribattute sul terzo pezzo, quindi sul trio. Come ben sappiamo, Tutto Pepe si comporta così, fatta diciamo velocemente. Come vedete è sempre la stessa nota che ribatte, è sempre la stessa. In questo caso andiamo a farla con 1-2-1-2, perché non usiamo il 3-2-1 che andiamo a cambiare più di frequente le dita? Perché qui abbiamo un ritmo di polka e quindi anche a livello di accenti andiamo bene a fare un accento ogni 4 note. E quindi in questo caso dobbiamo avere 2-1-2-1 in modo da avere un ribattuto pari, tra virgolette. Con il 3-2-1 avremo un ribattuto dispari, quindi avremo un accento più o meno ogni 3 note. Quindi 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, invece in questo caso abbiamo 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. E quindi andiamo a utilizzare solo le prime due dita. In questo caso infatti invece che farlo con un dito solo verrebbe così. Sembro quasi un dattilografo perché vado ad utilizzare sempre l'indice, invece con indice e pollice oltre a venire più fluido abbiamo questo movimento armonico del polso, quasi davvero iper sciolto, proprio perché una volta che si impara a farlo non si sente neanche più la stanchezza a livello né di polso né di dita. Quindi questo era il trio di Tutto Pepe, non fa altro che fare 1-2-1-2. Poi andiamo in Fa. Anche qui è 3-1-2-1, 3-1-2-1. Ecco qua, e quindi abbiamo visto anche Tutto Pepe, andiamo adesso verso la fine di questo video. Ecco, allora siamo tornati, abbiamo potuto vedere tutti gli esempi fatti con le prime 3 dita. Ovviamente si può anche utilizzare il quarto dito, ad esempio quando abbiamo dei gruppetti di 4 in 4 di note, ad esempio con le semicrome, si può pensare di fare la diteggiatura 4-3-2-1 per andare a ribattere sempre la stessa nota con un dito diverso
Raramente si utilizza anche il quinto dito, quello magari si vede più avanti con un livello ancora più alto, però il quinto dito l'ho visto utilizzato raramente sulle note ribattute, quindi ci accontentiamo anche insomma dei primi quattro. A questo punto ci vediamo come sempre con un mio prossimo video qui sul canale, quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima.